Il lavoro che noi dobbiamo fare oggi non è un lavoretto facile, perché affrontiamo un testo, fra i tanti ovviamente, perché non è l'unico, in cui il deutero Isaia deve rispondere alle proteste di ateismo dei suoi correligionari, dei suoi compaesani. E naturalmente il povero deutero Isaia non ha quegli strumenti che noi oggi abbiamo. Dopo Aristotele, noi oggi possediamo la possibilità, la capacità e la possibilità di avvalersi della metafisica. Il mondo semitico non ha mai elaborato questa parte del pensiero. Non c'è arrivato? Probabilmente non c'è arrivato. Non aveva gli strumenti? Probabilmente non aveva gli strumenti, perché le lingue semitiche non sono adatte a fare metafisica, in quanto hanno pochissimi vocaboli astratti, pochissimi. Quando farete il corso di ebraico, prima o dopo lo fate. Quando farete il corso di ebraico vi accorgerete che c'è il termine verità, termine bontà e tardivo, c'è il termine verità, c'è il termine giustizia, non c'è il termine fratellanza, per esempio, non c'è il concetto di eternità. Noi oggi sappiamo che l'eternità è un perpetuo presente ed è immisurabile. Perciò quando trovate nell'Antico Testamento la parola eternità è una traduzione che cerca di dare un concetto al lettore moderno, ma che non è esattamente corrispondente al calco ebraico. Perché in ebraico la parolina olam significherebbe un per sempre a partire da adesso, ma un per sempre storico, temporale. Per cui quel olam è un procedere del tempo senza limiti. Non è il concetto di eterno. Ma quando io trovo olam in ebraico, non posso tradurre il tempo che partendo da adesso va verso il futuro senza mai esaurirsi, perché olam è una parola, questa è una frase. E io devo far corrispondere ad una parola. E allora si adopera il termine eterno, però di per sé olam non significa, non ha il valore metafisico di questa parola. Per cui anche oggi noi troveremo la parola eterno nel nostro testo, ma sappiate che questo concetto è andate alla linea 78, ve l'ho messo di proposito. Dio eterno è il Signore? No. In ebraico è olam. Olam vuol dire Dio che tu te lo troverai tra i piedi da adesso in avanti per sempre. Ma capite che siamo dentro una realtà storica, non fuori da una realtà storica. Eterno significa fuori da una realtà storica. Bene. Certamente noi oggi, se dovessimo toccare il tema di Dio, nonostante Odi Freddi, il nostro carissimo collega e amico, noi potremmo
impostare una riflessione senza toccare eccessivamente concetti metafisici, ma adoperandone uno solo, potremmo adoperare questo tipo di procedimento intellettuale che naturalmente dovrebbe essere scarcioffato ad ogni frase. Siamo alla linea 12. La materia, per definizione, per natura sua, è soggetta al tempo e allo spazio. Ora, tutto ciò che è soggetto al tempo e allo spazio è misurabile. E tutto ciò che è misurabile, dunque, può essere indefinito, ma non infinito. È misurabile, oggi adoperiamo gli anni luce, domani adopereremo un'altra unità di misura, chi lo sa quale, e misureremo spazi enormi con un altro tipo di metro, ma è sempre qualche cosa che appartiene al nostro mondo ed è misurabile. Se io posso misurare mezzo metro, posso misurare 2 chilometri e posso misurare 100.000 anni luce. Dunque, la materia, per natura sua, non può essere infinita perché lo spazio è indefinito, non infinito, e il tempo è indefinito, non infinito. Ora, se la materia non può essere dunque eterna per questo motivo, proprio perché è materia, allora scatta il principio del quidquid movetur ab allio movetur, che gli ingenui traduttori traducono tutto ciò che si muove è mosso da un altro, tua nonna. Io mi muovo e non sono mosso da un altro, a meno che non sia tetraplegico. Ma quando la filosofia medievale intendeva parlare di filosofia con questo verbo, significa movetur, significa il passaggio dalla potenza all'atto. Noi tutti in potenza siamo santi, in atto voi qui non vedete aureole, ma neanch'io non vedo aureole. Ora, passare dalla potenza all'atto significa passare dal non essere all'essere, dalla non esistenza all'esistenza. Se la materia non è eterna, c'è stato un momento in cui dalla non esistenza è passata all'esistenza. E uno, quando non esiste, non si può dare l'esistenza da solo. Sì? Ecco. Volete chiamarlo Vishnu, questo essere che fa passare dalla non esistenza all'esistenza? Volete chiamarlo Yahweh, volete chiamarlo Allah, volete chiamarlo Dio Padre, ma fate quello che vi pare. Ma questo essere, che è al di fuori della materia, ma fa passare la materia dal non essere all'essere, c'è. Fin qui arriva la filosofia. Noi oggi, se volessimo parlare di Dio, dovremmo tuffarci in questi concetti e naturalmente queste 4 H che io vi ho detto stamattina, se le sentisse un filosofo si metterebbe a ridere, perché ogni termine che ha adoperato dovrebbe essere prima spiegato e poi dimostrato. Mi spiego? Quello che abbiamo fatto noi è un ragionamento che si fa prendendo il caffè al bar alla mattina.
perché la filosofia è qualcosa di molto più raffinato, in quanto ogni passaggio deve essere dimostrato. Io vi ho solo fatto il tracciato del ragionamento, ma non ogni passaggio ve l'ho dimostrato. A mezzogiorno saremo ancora qui e dovremo ancora cominciare la nostra riflessione. Quello che mi interessava era dire come, se noi oggi dovessimo affrontare a livello intellettuale il tema di Dio, lo affronteremmo seguendo queste piste. Nel mondo antico non era possibile seguire queste piste perché il concetto di eternità non c'era. Voi pensate che non conoscevano neanche l'anima, cioè la dimensione dello spirito come la conosciamo noi. Avevano un vago sospetto, ma erano quei sospetti che non erano supportati da una maturità di pensiero. Erano quei sospetti che a loro bastavano per dire Dio è Dio e il mondo è il mondo. Non sono due cose diverse. Non è che Dio sia dentro al mondo. Fin qua ci arrivavano. Ma dimostrare che esiste un ente al di sopra di ogni realtà, per loro era quasi impossibile dimostrarlo seguendo le nostre strade. Oggi noi vedremo quali strade Isaia segue per poter affrontare questo problema coi suoi compaesani o correligionari che vivevano a Babilonia. Tenete presente un altro elemento. Il secondo è quest'altro, molto più facile da approcciare. Gli ebrei stavano diventando politeisti, per un motivo molto commerciale. Se noi siamo stati sconfitti dai babilonesi, gli dei dei babilonesi sono più forti del nostro Dio, quindi stiamo dalla parte del più forte. Non abbandonavano perciò la fede perché Yahweh non esisteva. Lo abbandonavano perché era un Dio debole. Quindi voi avete due tipi di ascoltatori. L'ascoltatore che dice gli dei non ci sono e Dio non c'è. Questo è uno. E l'altro che dice Yahweh è un Dio debole e io ho bisogno di un Dio che mi protegga, ho bisogno di un Dio forte. Il Dio forte non esiste, esiste il pantheon degli dei forti, i quali hanno dimostrato di essere tali perché la vittoria è arrisa alle truppe babilonesi, non a quelle ebraiche. Questo è il quadro dove noi ci troviamo e adesso esaminiamo quale risposta dà il nostro amico a questo tipo di popolazione. Siamo alla linea 23. Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo? Chi ha valutato con il moggio la polvere della terra e ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia? Chi ha diretto lo Spirito del Signore e come suo consigliere lo ha istruito? A chi ha chiesto di consigliarlo, di istruirlo, di insegnargli il sentiero del dritto, di insegnargli la conoscenza, di fargli conoscere la via della prudenza? Ecco, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio, contano come polvere sulla bilancia, ecco, le isole pesano quanto un granello di sabbia. Il Libano non basterebbe per accendere il rogo, né le sue bestie per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un niente davanti a lui, come nulla e vuoto sono da lui ritenute. A chi potreste paragonare Dio e quale immagine metterli a confronto? Il fabbro fonde l'idolo, l'orafo lo riveste d'oro
e fonde catenelle d'argento. Chi ha poco da offrire sceglie un legno che non marcisce. Se cerca un artista abile, perché gli faccia una statua che non si muova. Non lo sapete forse? Non lo avete udito? Non vi fu forse annunciato dal principio? Non avete riflettuto sulle fondamenta della terra? Egli siede sopra la volta del mondo, da dove gli abitanti sembrano cavallette. Egli stende il cielo come un velo, lo spiega come una tenda dove abitare. Egli riduce a nulla i potenti e a niente i signori della terra. Sono appena piantati, appena seminati, appena i loro steli hanno messo radici sulla terra, egli soffia su di loro ed essi seccano, e l'uragano li strappa via come paglie. A chi potreste paragonarmi? Quasi che io gli sia pari, dice il Santo. Levate in alto i vostri occhi e guardate chi ha creato tali cose. Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito e le chiama tutte per nome. Per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non ne manca alcuna. Perché dici, Giacobbe, tu Israele, ripeti, la mia via è nascosta al Signore, il mio diritto è trascurato dal mio Dio? Non lo sai forse, non l'hai udito? Dio eterno è il Signore, che ha creato i confini della terra. Egli non si affatica né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi e camminano senza stancarsi. Cosa abbiamo capito? Un piffero. E adesso partiamo. Allora, la prima cosa da stabilire in questo testo è che la linea 83 fino alla linea 88, penso che lo abbiate capito al volo, è una parenesi esortativa che il profeta non ha mai scritto. Questa è un'aggiunta di un suo discepolo che voleva far la predichina invece di cogliere il grosso pensiero del proprio maestro. E quindi il versetto 30 e 31 vanno visti in qualche modo a parte, perché non hanno questi versetti colto un bel niente di tutto il ragionamento che fa il profeta, ma hanno semplicemente tradotto in applicazione molto spiritualistica gli ultimi versetti del profeta. Dunque noi lavoreremo dal capitolo 40, versetto 12, fino al 29. La prima cosa che noi facciamo quando accostiamo una persona è guardare la persona. Che sia intelligente, che sia non intelligente, gentile o aspro, lo capiremo dopo parlando con la persona, ma il primo impatto è la vista. Ora, se noi applichiamo questo criterio ai testi, scopriamo in questo testo una cosa interessante. Se voi notate il versetto 12 e il versetto 13 e il versetto 14 è tutto impostato su delle domande. Il versetto 15, 16 e 17 sono risposte a queste domande. Mentre invece alla linea 42, versetto 18, voi trovate sulla vostra destra il famigerato testo ebraico. Ora, io vi chiedo di fare una piccola fatica. Voi non sapete leggere, va benissimo, ma sapete distinguere i disegnetti.
ed è più che sufficiente. Se voi andate al versetto 18, testo ebraico, partite da destra, ci sono 3 consonanti con diversi puntini sotto, 5 puntini, 2 da una parte e 3 successivamente, sì? Si legge Wehel, Wehel. Poi avete un trattino e poi avete un altro puntino sotto con 2 consonanti, quella specie di virgoletta che si trova sotto è un accento. Wehel-mi, Wehel-mi. Andate alla linea 65, versetto 25. Cosa trovate? Stessa espressione, Wehel-mi. Rimanete lì al versetto 25. Provate a guardare la terza parola. La terza parola è identica alla terza parola del versetto 18. Voi dite no, non è vero perché l'ultimo segno è diverso, per forza. Perché l'ultimo segno della terza parola alla linea 65 è un pronome, mentre invece alla linea 42, versetto 18, il pronome non c'è. Il pronome è quella specie di ultimo apostrofino, è uno iot. Quello è il pronome personale io. Voi dite sì, ma quel piccolo segno che si trova immediatamente precedente al versetto 25, linea 65, sembra una graffetta, vero? Mentre invece alla linea 18, alla linea 42, versetto 18, l'ultima letterina sembra un bastoncino. Ecco, imparerete che è lo stesso segno. È sempre una N, una nun, solo che al versetto 18 è una nun finale. E allora la nun finale, invece di essere fatta come una graffetta, la gambetta più bassa la allunga. Mentre invece al versetto 25, linea 65, il nun non è finale, perché finale è il pronome personale, lo iot. No, c'è qualcuno che dice io l'ebraico mai. E va bene? Per qualcuno l'ebraico mai. Per Don Renato invece è pane quotidiano. Martedì ho fatto gli esami a Padova. 50% tornano. È la prima volta. No, cattivo. Lei, quando va da un chirurgo a farsi aprire la pancia, non va a farsi aprire la pancia da uno che è stato promosso con il 18. Va sempre a farsi aprire la pancia da uno che è stato promosso con il 30 e lode, dà più sicurezza. Poi magari sbagliano tutti e due.